Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme un diorama a tema urbano in scala 1:24, un angolo di città dimenticato dal tempo. Restate con me e vi mostrerò come ho trasformato materiali comuni in un diorama ricco di dettagli, effetti realistici e accessori realizzati in 3D. Iniziamo! Per iniziare la costruzione del diorama ritaglio alcuni pezzi di polistirene che serviranno a creare la struttura di base. Per realizzare il pavimento e le pareti utilizzo il carving foam. Prendo la struttura in polistirene preparata poco fa e la uso come dima, così posso ritagliare con precisione tutti i pezzi necessari. Inizio sagomando il pavimento. A questo punto disegno alcune crepe sul pavimento con la matita. Poi incido leggermente le linee col taglierino. E infine utilizzo l'incisore per allargare le fessure e dare profondità allo spacco. Sempre con il taglierino creo delle spaccature più profonde in alcuni punti specifici, un passaggio utile per rendere la superficie irregolare e più credibile. Prima di incollare il pavimento taglio un'apertura che mi servirà più avanti, per inserire un tombino per lo scolo dell'acqua. Passo ora alle pareti partendo da quella di destra. Anche qui ho inciso alcune crepe, mantenendole meno marcate rispetto a quelle del pavimento, per differenziare l'usura delle varie superfici. Passo ora alla parete in mattoni. Dopo averla ritagliata inizio a segnare l'altezza dei corsi utilizzando un righello che mi sono autocostruito. Con l'aiuto di una squadra traccio le linee orizzontali per delimitare i corsi di mattoni. Per tracciare la larghezza dei mattoni procedo manualmente. Una volta completato il disegno, con un incisore in metallo vado a scolpire le fughe tra i mattoni. Con il taglierino creo delle spaccature su alcuni mattoni per dare alla parete un aspetto più logoro e vissuto. Per rifinire i bordi del diorama utilizzo delle tavolette di legno di balsa. Applico dello stucco per muri sulle giunture tra i vari pezzi, per coprire le fessure e uniformare la superficie. Prima di iniziare la fase di pittura, voglio mostrarvi una novità che entra per la prima volta nel mio laboratorio. Chi segue il canale da tempo sa che ho sempre realizzato i miei diorami utilizzando pennelli tradizionali. Tuttavia, da diverso tempo stavo valutando l'acquisto di un aerografo, uno strumento molto apprezzato nel modellismo, soprattutto per applicare primer e colori base in modo rapido e uniforme, ma anche per ottenere sfumature, velature e effetti difficili da realizzare con altre tecniche. Per questo progetto utilizzerò un sistema completo della Gallery, che consiste nel compressore e due aerografi con diversi diametri di ugello. All'interno della confezione si trova il Mobius da 0,2 mm, pensato principalmente per i lavori di precisione e per i dettagli più piccoli. La costruzione trasmette immediatamente una sensazione di qualità e solidità, mentre il design risulta molto curato ed ergonomico.
Essendo questo il mio primo approccio serio all'aerografo, non entrerò troppo in dettagli tecnici, ma nel corso del video avremo modo di vedere come si comporta durante l'utilizzo reale. Insieme a questo modello, Gallery dispone anche della versione da 0,3 mm con un ugello più grande, utile per dipingere superfici più ampie. Questa versione dispone anche di un serbatoio del colore più grande. Per la colorazione del diorama utilizzerò principalmente questo aerografo Mobius da 0,3 mm. Per alimentare l'aerografo utilizzerò questo compressore Gallery GT 918, il modello conservatorio integrato, che garantisce un flusso d'aria più costante per prestazioni sempre ottimali. Il compressore è dotato di 2 attacchi dell'aria, in modo da poter utilizzare 2 aerografi contemporaneamente. La cosa che ho subito apprezzato di questo compressore è la sua estrema silenziosità. Se durante il video vi incuriosirà il sistema che sto utilizzando, troverete tutti i link nella descrizione. Cliccando sui link potrete usufruire di un codice sconto che Gallery ha messo a disposizione per il mio pubblico. Inizio la fase di pittura applicando un primer nero ad aerografo su tutto il diorama. L'applicazione è piuttosto semplice e permette di ottenere una copertura uniforme in pochi minuti. Quando il fondo è asciutto inizio a dare il colore base partendo dalla parete di mattoni. Una volta completata la fase con l'aerografo mi dedico alla parete in mattoni, utilizzando il mio consueto metodo di pittura a pennello. In questo modo riesco a creare le diverse tonalità e variazioni cromatiche che caratterizzano una muratura reale in mattoni. Quando il colore è asciutto passo lo stucco per simulare la malta tra i mattoni. Quando lo stucco è asciutto passo agli effetti di invecchiamento per simulare umidità e sporco, enfatizzare le ombre e dare più profondità. Mi occupo ora degli accessori per dare vita al diorama che ho progettato e poi stampato in 3D. Vi ricordo sempre che unendovi al mio Patreon potrete scaricare i file STL che realizzo per i miei diorami.
Anche questo progetto è giunto al termine. Grazie a tutti voi che avete seguito il video fino alla fine e continuate a supportare il canale con i vostri commenti, suggerimenti e incoraggiamenti. Un grazie speciale ai sostenitori Patreon, che contribuiscono concretamente alla crescita di questo progetto e alla realizzazione di nuovi contenuti. Come sempre è un piacere condividere con voi la mia passione per il modellismo. Grazie per essere qui e per far parte di questa avventura. Ci vediamo presto con un nuovo progetto. Ciao!